Oggi vi racconto una storia, la storia di un mostro alato che riuscì a svolgere il suo compito nella RAF per circa 21 anni, più altrettanti se consideriamo anche altre nazioni che lo hanno acquistato. Quello che vi sto dicendo non è roba da poco, perché sappiate che durante gli anni 20, 30 e 40 la velocità con la quale i mezzi, soprattutto di tipo militare, divenivano obsoleti e da sostituire era a dir poco disarmante, considerando il rapido ritmo del progresso e dello sviluppo di nuove tecnologie di quel periodo. Per farvi un esempio vi basti sapere che verso la metà degli anni 30 un CR-42 poteva ancora essere considerato un aereo quantomeno discreto, ma che già pochi anni dopo sarebbe divenuto un mezzo da sostituire necessariamente per dar spazio a ulteriori nuovi velivoli che, a loro volta, non avrebbero visto una vita operativa così duratura come lo sarebbe stata per gli aerei dei giorni nostri. Ma adesso è giunto il momento di smettere con le chiacchiere e di parlarvi nello specifico di come nacque, operò e morì l'idrovolante Sunderland. Prima di parlare della storia del Sunderland è opportuno contestualizzare un po' di cose. Torniamo quindi indietro nel tempo, durante i primi anni 30 per la precisione. Ai tempi infatti venne indetta una sorta di gara internazionale per sviluppare aeromobili adatti al trasporto passeggeri in viaggi intercontinentali a lungo raggio tra Regno Unito, Stati Uniti, Francia e Germania. È stato in questo periodo storico che ci si rese conto che la Gran Bretagna non disponeva di aerei che potessero competere con i nuovi idrovolanti americani Sikorsky S-42 o i tedeschi Dornier Do-10. Di conseguenza nel 1934 il Postmaster General britannico stanziò un sussidio per lo sviluppo del trasporto aereo intercontinentale in modo simile al programma interno degli Stati Uniti un decennio prima. In risposta, l'Imperial Airways annunciò un concorso per progettare e produrre una flotta di 28 grandi idrovolanti, ciascuno dal peso di 18 tonnellate, con un'autonomia di 1100 km e con una capacità di 24 passeggeri. Proprio in questo periodo venne presentato al pubblico un aereo che molti considerano il predecessore del Sunderland, in quanto era anch'esso un idrovolante dotato di 4 motori di grosse dimensioni e a cui erano stati affidati compiti di ricognizione oceanica, e che non a caso è stato poi fonte di ispirazione per il capo progettista della Short Brothers Ltd, Arthur Gauge, il quale disegnò le linee del nuovo idrovolante denominato S-25 Sunderland. Il primo prototipo, denominato K774, spiccò il suo primo volo nell'ottobre del 1937 e finalmente entrò in servizio in 3 squadriglie della Royal Air Force Coastal Command nel 1938. Nel corso degli anni il Sunderland venne prodotto suddividendolo in versioni denominate MK, che in inglese sta per Mark, ed essi andavano dall'MK1 fino all'MK5, anche se tutti i modelli si differenziavano per piccole cose come i motori o parti dello scafo dell'aereo che vennero col tempo migliorate o leggermente modificate, ma vediamole nello specifico. Per prima cosa abbiamo i modelli Mark I. Gli esemplari di Sunderland con questa denominazione disponevano di motori Bristol Pegasus 22esimi, ne furono prodotti 89 esemplari e gli ultimi modelli in questa configurazione vennero dotati anche del nuovo radar antisommergibile ASV MK2, caratterizzato da delle antenne disposte posteriormente in gruppi di 4 sul dorso e sui fianchi della fusoliera. Poi abbiamo il modello Mark II. Questi modelli presentavano dei motori Bristol Pegasus 18 o 18esimi con compressori a doppia velocità, disponevano di un armamento maggiorato sia per quanto riguarda il numero di mitragliatrici atte alla difesa dell'aereo, sia dal punto di vista delle munizioni a bordo, e furono prodotti in 43 esemplari sul finire del 1941. Come terzultimo modello abbiamo ovviamente il Mark III, che tra l'altro fu anche la versione più prodotta dell'aereo protagonista del video, poiché ad oggi si contano ben 461 aerei in questa configurazione. Essa prevedeva una nuova chiglia dello scafo e la presenza del radar ASV Mark III. In penultima posizione invece abbiamo il Mark IV. Questi esemplari di Sunderland rispondevano alla richiesta di sviluppare degli aerei atti a combattere nel teatro del Pacifico, ma erano così diversi dal progetto originale da essere denominati Seaford MK1 o Mark I e differivano dai progetti originali del Sunderland in quanto la forma dello scafo in generale era diversa e anche per la sostituzione dei motori Bristol Pegasus con i Bristol Hercules. Infine abbiamo il modello Mark V. Questa è l'ultima variante, prodotta in 155 esemplari, che ebbe il battesimo dell'aria nella primavera del 1944 e che fu caratterizzata dalla sostituzione dei
i motori Pegasus con gli statunitensi Pratt & Whitney Twin Wasp, i quali riuscivano a sviluppare una potenza di 1200 cavalli a testa. In questa configurazione l'aereo era così potente e versatile che venne utilizzato fino al 1959, partecipando anche alla guerra di Corea, per essere infine dismesso del tutto nel 1967. Prima di parlarvi delle caratteristiche di questo bestione vorrei specificare una cosa. A causa delle sue ben 5 varianti è probabile che nel dirvi soprattutto le sue misure e prestazioni sarò un po' generico, poiché per ogni modello di Sunderland i dati cambiano leggermente. Quindi userò per la maggior parte, salvo grossi cambiamenti che vi illustrerò, le info del modello MK3, che non a caso è quello più prodotto e più conosciuto. Detto questo, partiamo dalle sue dimensioni, che sono abbastanza generose. Abbiamo infatti una lunghezza di 26 metri, una apertura alare di 34,39 metri, un'altezza di ben 10 metri, una superficie alare di 138 metri quadrati, un carico a vuoto di 15.663 kg, un peso massimo al decollo di 26.332 kg e 2 paia di motori Bristol Pegasus, salvo alcuni modelli specificati prima. Passando alle sue prestazioni, diciamo che in quanto aereo di grossa stazza non dobbiamo aspettarci nulla di che, anche se i dati non sono pessimi, tutt'altro. Abbiamo infatti una velocità massima di 336 km/h a 1980 metri, un'autonomia massima di 2848 km e una tangenza di 4880 metri. Parlando adesso però di armi a bordo, possiamo dire che il Sunderland veniva, così per farvi capire, soprannominato porco spino dai tedeschi proprio per la presenza di tante mitragliatrici che rendevano arduo un ingaggio da parte dei caccianemici. Infatti il bestione inglese disponeva mediamente di 10 mitragliatrici Vickers K e Browning da 7.7 mm e una Browning da 12,7 e poteva trasportare poco più di 2000 kg di bombe o in alternativa delle mine o cariche di profondità. Il Sunderland presentava una costruzione interamente in metallo, principalmente rivettata, ad eccezione delle superfici di controllo del volo che utilizzavano una struttura del telaio in metallo rivestita in tessuto, e le sue robuste ali trasportavano, oltre i 4 motori, anche le relative taniche di carburante, le quali erano molto capienti in quanto avevano una capienza di 9200 litri. Passando ora al suo impiego operativo, possiamo partire col dire che poco dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale, nel 1939, la RAF poteva contare solo su 39 Sunderland operativi, che inizialmente si rivelarono ottimi mezzi per pattugliare i mari e per il salvataggio degli equipaggi delle navi mercantili affondate. Un episodio noto fu ciò che avvenne il 21 settembre del 39, in cui 2 Sunderland salvarono l'intero equipaggio di 34 uomini del mercantile silurato Kensington Court dal Mare del Nord. Col proseguire della guerra, i Sunderland non vennero limitati ai soli ruoli ovviamente da seconda linea, ma vennero anche impiegati in ruoli antisommergibile, venendo perciò armati maggiormente. Il 17 luglio del 1940, ad esempio, abbiamo delle prove dell'affondamento di un sommergibile tedesco per colpa proprio di uno di questi bestioni quadrimotore. Negli anni il Sunderland si rivelò anche una grossa gatta da pelare per i caccia avversari, come già specificato in precedenza, poiché il suo armamento, pur non comprendendo armi di grossissimo calibro, era in grado di mettere in difficoltà la maggior parte dei piloti che si volevano cimentare nell'abbattimento di uno di questi palazzi con le ali. Per farvi un ennesimo esempio, sappiate che il 3 aprile del 40 un Sunderland fu intercettato da 6 Ju-88 tedeschi che non riuscirono a distruggerlo e che per giunta subirono delle perdite che successivamente li fecero desistere dall'abbattere il bestione inglese. Per carità, per danneggiarlo lo hanno danneggiato, ma non in modo talmente grave da farlo precipitare, esplodere, prendere fuoco o altre cose. Oltre al Mare del Nord, il Sunderland vide altri numerosi teatri operativi, come il Mediterraneo, dove effettuò missioni di ricognizione anche sopra Taranto prima del famoso bombardamento che costò caro alla nostra marina. A guerra finita, molti Sunderland vennero dismessi dal servizio soprattutto dalle potenze occidentali in Europa, mentre ad esempio in Estremo Oriente, dove le piste non brillavano certo per qualità del terreno e dove quindi il mare era ancora una risorsa importante per farci atterrare degli aerei, vennero tenuti operativi. Un esempio sono i Sunderland di stanza a Singapore, che non vennero dismessi fino al 1959, per non parlare poi di quelli utilizzati in Nuova Zelanda che vennero radiati dal servizio solo nel 1967. I Sunderland vennero usati anche per operazioni civili come il trasporto di merci o di sale, per la precisione, poiché lo scafo interno dell'aereo era resistente alla corrosione dell'acqua di mare. In conclusione, si può dire che gli inglesi riuscirono a progettare e costruire un aereo che, nonostante le sue dimensioni e il suo volume, si dimostrò tanto versatile quanto letale per tutti coloro che lo volevano affrontare.
militare, almeno fino alla fine del secondo conflitto mondiale, e che nel dopoguerra seppe comunque essere molto utile anche in ruoli da seconda linea o di supporto. E quindi, detto questo, penso che il video possa finire qua. Io spero veramente vi sia piaciuto, spero vi sia piaciuto soprattutto questo aereo. Io come sempre vi ricordo di iscrivervi, di commentare, di condividere questo video per aiutarmi, perché ragazzi vi giuro, registrare con questo caldo ad agosto veramente non è semplice. Mi sento come un cornetto algida sopra una griglia ancora calda, quindi aiuto. E detto questo, ciao ragazzi. I'm so numb, you can see it in my eyes.